di Alessandra Bernocco, Bip, il tempo del rumore sospeso. Troverete il libro in prevendita sul sito della casa editrice, Edizioni Dialoghi. Questo è un piccolo estratto dal capitolo 4. Stringe forte il suo tronco di pino. Una guancia appoggiata sulla corteccia, come a voler annusare il respiro. Le braccia aperte, che non comprendono nemmeno un terzo di circonferenza. Chissà quanto è vecchio. E chissà quante braccia ci avranno provato. Il prato ha ancora l'odore di erba bagnata e si confonde con l'odore del legno. La corteccia, umida, odora più forte. E anche se è ruvida non graffia la pelle, non riesce a staccarsi. Accorda il respiro e gioca a sfregare il naso nelle sue fenditure. Ora lascia cadere le braccia e si volta di schiena, snocciolando la colonna in ogni sua vertebra, dall'osso sacrale fino alla base del collo. Poi si strofina tra una scappola e l'altra e alza le braccia, come a voler cogliere dal ramo una pigna. Ripeterà questo gesto 3 o 4 volte e farà per andarsene, senza riuscirvi. Un tentativo ancora, ma inutilmente, finché non si arrende alla terra bagnata e si siede portando con sé tutto il suo peso, che non è molto, ma è tutto lì, alle radici del pino, concentrato in un bozzolo senza sesso né età.